Ciao ragazzi, non so se state pranzando, se avete già finito, vi faccio comunque compagnia con questo video. Ci sono nuovi sviluppi legati al mercato, perché ci sono sempre delle notizie e un divenire di certe situazioni, di certi sviluppi che vanno attenzionati, vanno raccontati. Intanto mi auguro che stiate bene, si avvicina anche il weekend, sabato gioca la nazionale, insomma ci sarà da divertirsi questo fine settimana calcistico, ma dobbiamo stare molto attenti per quanto riguarda il mercato, perché ci sono più trattative in via di definizione. Una probabilmente l'ufficialità credo che arriverà, non so se questo fine settimana, ma eventualmente l'inizio della prossima settimana, ma ci siamo. Quindi parliamo di tutti questi sviluppi, di tutti questi aggiornamenti, lo facciamo insieme, commentate sotto nei commenti, ditemi un po' come la pensate. Sono curioso di leggere, curioso di sapere come la pensate. Vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, siamo vicini ai 100.000 e ho bisogno di voi, ok? Mi raccomando ragazzi. La notizia ragazzi è che il signor Douglas Lewis sta sostenendo ora, in questi momenti, le visite mediche in quel di Las Vegas. Quindi la Juventus essenzialmente ha mandato un emissario, un medico, eccetera, a controllare lo svolgimento delle visite mediche volte a insomma, sigillare, a confermare l'idoneità agonistica del ragazzo. Dopodiché, fatta questa situazione qua, si potrà andare alla definizione dell'affare con i comunicati. Fabrizio Romano dice che i comunicati arriveranno nei prossimi giorni. Ora, è giovedì. Il comunicato arriva di sabato? Non lo so. Arriva inizio settimana prossima? Probabile, vediamo. Poi sta cagata delle borse chiuse a me puzza fino a un certo... Nel senso, questo è un affare di cui si è ampiamente parlato, è stato confermato, non credo che si aspetteranno per forza ste cavolo di borse chiuse, ecco. Quindi Douglas intanto ha iniziato già le visite e questa è la notizia. L'altra notizia è legata invece alle visite di quegli altri due. Superate, tutto a posto, nessun caso chic 2. Per cui ripeto, sia Barrenechea sia lo stesso Ealing, completate le visite, Douglas Lewis le completerà. Poi non so se toccherà da Liscia Lehmann quando le potrà fare, eccetera, ma è una trattativa che è chiusa. C'è la LAC, finito, comunicati, si aspetta solo quello. Perché vedo anche ora tanta gente che ha dei dubbi, delle perplessità sulla chiusura di questo affare. E in realtà, ragazzi, è un affare che è chiuso. L'altra novità è legata sempre a Thuram e a Moise Kean, perché sono strettamente legati. Cioè i soldi che dà la trattativa Kean alla Juventus, cioè la Fiorentina sgancerà questi 12-15 milioni di euro per il cartellino di Moise, serviranno inevitabilmente alla Juventus per finanziare un colpo, che questo colpo è Khéphren Thuram. Vi dico la mia su Moise. Sono felice che vada via. In parte mi spiace perché non si è espresso al top, ma una Juve molto difficile e problematica e quindi ne prendiamo atto. Mi dispiace il fatto che l'abbiamo presa una cifra e la stiamo vendendo ad un'altra cifra. Questo dislivello tra la cifra iniziale per cui l'abbiamo acquistato, poi c'era uno stato di necessità, è andato via Ronaldo, ultimi giorni di mercato, per cui c'era una scarsità di tempo e quando si va a prendere un giocatore in quelle situazioni lo si strapaga, fine. Non c'è nulla da fare. È come prendere un biglietto da aereo a Ferragosto, non il 15, che il 15 lo si paga anche poco, ma lì a ridosso di Ferragosto 2 giorni prima di partire. Lo paghi. Fine. È la stessa identica logica. Per cui, pagato quanto? 30 milioni e passa? Lo stiamo vendendo a 12-15. Siamo contenti, ma siamo contenti più perché questa situazione sblocca, leva, dà spazio, non di sicuro per il percorso di valorizzazione che il ragazzo ha fatto alla Juventus, perché questa cosa dovrebbe farci un po' arrabbiare e io francamente personalmente non sono soddisfatto del percorso che ha fatto Moise, ma a maggior ragione credo che vista la situazione attuale di Moise, di come è stato valorizzato,
sia stata una buona trattativa quella condotta da Giuntoli per la cessione. Perché io credo che Giuntoli, ragazzi, abbia, cioè dopo una stagione simile, dopo pochi valorizzati e molti invece in stato totale di blocco dal punto di vista dell'interesse degli altri, della crescita di carriera, eccetera, cioè Giuntoli sta cercando di piazzare dei giocatori che per ingaggio anche elevato, perché Ken non ha un ingaggio semplice per una Fiorentina, sta riuscendo comunque a sbloccare tutto, è tanta roba. Cioè dobbiamo fare una statua in piazza San Carlo se riesce a fare tutte le cessioni che abbiamo in mente di fare. Tutte quelle cessioni poi liberano spazi in termini di monte ingaggi, liberano dai costi di certi ammortamenti, quindi ben venga. E la Juve, ragazzi, sta cercando un po' di piazzare, e credo che Giuntoli in questa sessione di mercato stia lavorando come non mai. Forse come le ultime 3-4 sessioni di mercato che ha fatto lui al Napoli messe insieme, perché la quantità di operazioni è clamorosa. Ma questa roba ve la dissi già da fine stagione. Però Ken andrà a finanziare Khéphren Thuram, e c'è il sì totale, perché Khéphren sta aspettando la Juve, vuole solo che la Juve si faccia avanti, la Juve è pronta a creare un'ennesima offensiva, la seconda offerta, forse quella più definitiva. E il sì di Thuram che c'è è sostenuto da diverse situazioni emotive, personali, storiche, legate alla storia del padre di Lilian, e anche questioni tattiche, perché nel modulo di Thiago Motta, nel modo di giocare di Motta, Thuram si sente centrale, si sente importante per questa Juve. E poi una Juve che deve ripartire, deve ingranare di nuovo le marce, deve tornare ad essere competitiva, e lui all'interno di questo progetto ci sta da Dio. Ci sta da Dio, ragazzi. Quindi sono queste le varie situazioni. Douglas Luiz visite mediche le sta facendo ora, e allo stesso tempo Bernanke e Ayling tutto filato liscio. Con i soldi di Ken, con lo sviluppo della trattativa della Fiorentina, andiamo a prenderci Khéphren Thuram con quei soldini là, con lo spazio anche che libera Moise Kean, e poi vediamo, perché ragazzi poi si svilupperà un altro tipo di mercato, tante cessioni a mio parere, e poi dei nuovi innesti da ragionare, da pensare, eccetera. A proposito, ragazzi, su Douglas Luiz abbiamo anche le parole di Milton Mendes, che è stato il suo ex allenatore, e dice che la Juve sta facendo un ottimo investimento, che al di là del fatto che stiamo prendendo un ottimo giocatore, stiamo prendendo un bravo ragazzo con grandi qualità calcistiche ma anche umane, e questo, ragazzi, fa tutta la differenza del mondo rispetto ai brasiliani, che anche questa cosa volevo un po' sfattarvela, mi sono dimenticato di dirvelo prima, perché tanti dicono brasiliano e invece no, se ne parla anche un gran bene rispetto al classico stereotipo che abbiamo di sudamericani. Un'altra cosa, Alisha Lehmann il costo dovrebbe essere attorno ai 50.000 euro, ok? Però, ragazzi, è una bomba a livello marketing, è una bomba a livello marketing, perché arriva e impatta con i suoi numeri sulla Juventus Women, che avrà le attenzioni da parte di tantissimi, anche per altre ragioni, ok? Però intanto si va a creare un centro d'attenzione. Scusate, faccio ancora fatica, perché qualche rimasuglio di pollinazzo c'è in giro e mi taglia il fiato ogni tanto, per cui se ho delle pause non sono delle pause sceniche alla Celentano, sono delle pause dovute all'allergia. Attenzione quindi su sti tre, aspettatevi l'annuncio del comunicato su Douglas Luiz a giorni, aspettatevi degli sviluppi per quanto riguarda Moise Kean da una parte, ovviamente Khéphren Thuram dall'altra. Vi mando un forte abbraccio, belli, e sempre fino alla fine. Forza Juve.